Li vedete questi due qui alle mie spalle? È colpa loro, è tutta colpa loro. Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, oggi non parliamo di auto ma parliamo di tecnologia, vabbè è un po' legato anche al mondo di Tesla ma adesso vi spiego, si parlerà di Starlink. La vedete questa X? Questa piccola X bellissima tra l'altro? È la X di SpaceX, sì perché SpaceX c'entra anche con Starlink, adesso vi spiego tutto. Allora ragazzi, Starlink, ma cominciamo prima di tutto da Elon Musk, perché Starlink è un'idea di Elon Musk, questa costellazione di satelliti. Praticamente allora Elon Musk, come sapete, è uno molto in gamba, che ha creato nella sua vita diverse cose interessanti, ad esempio PayPal. Non si è fermato lì e ha voluto creare anche SpaceX, questa azienda che manda cose nello spazio. SpaceX è diventata praticamente il leader nel giro di 5-6 anni del mondo dello spazio, quindi adesso lavora per NASA, insomma spedisce roba nello spazio molto spesso. Questo perché? Perché è riuscita dove tutti gli altri non sono riusciti, quindi hanno creato un razzo che praticamente viene riutilizzato, il Falcon 9. Quindi questo razzo va e la parte diciamo più costosa ritorna verso la Terra e può essere riutilizzata. L'obiettivo di Elon Musk è quello di portare le persone su Marte, come forse già sapete. Ha tutta un'idea di creare insomma una città su Marte e dentro il 2050 lui vorrebbe portare 1 milione di persone su Marte, ma per farlo ci vogliono tantissimi soldi e in questo momento SpaceX non ha tutta questa potenza, quindi si è inventato questa storia, la storia di Starlink, quindi creare una rete satellitare che potesse essere utilizzata dalla Terra ma probabilmente anche dagli altri pianeti. Pensate che nell'era shuttle spedire un piccolo satellite come quelli di Starlink oggi di comunicazioni che pesavano più o meno 4.000 tonnellate costava $28.000 per libra. Quindi più o meno spedire un satellite costava circa 200 milioni di dollari. Oggi invece con questa tecnologia del Falcon 9 spedire un satellite costa più o meno $1.270 ogni libra, quindi un bel cambiamento. E ora in questo momento di satelliti Starlink attorno al globo ce ne sono circa 770 e per ogni Falcon 9 che viene spedito ne partono altri 70 ed è un numero che continua ad aumentare. E adesso ragazzi arriva il bello perché vediamo effettivamente il progetto Starlink in funzione, perché è arrivata la beta in Italia e saremo forse diciamo quasi i primi a provarlo in anteprima per voi, grazie ovviamente a questi baldi giovanotti nerd che dopo vi spiego anche cosa fanno. Ragazzi io non ce la faccio più, non ce la faccio più, mi date una mano ad aprire questa scatolona? Dai Tiziano, dai Luca, su, forza, guardiamo che cosa c'è dentro. Oh, cominciamo subito con un po' di istruzioncine. Sì vabbè dai, chi se ne frega delle istruzioni, non ci servono. Permesso. Ah però, wow. È già tutta collegata, mi sembra di aver capito. C'è un cavo che è lunghissimo, che tra l'altro è tipo presso fuso dentro nella parabola. Non c'è possibilità quindi di andare a utilizzare altri cavi o connettori. Punto. Vi deve bastare quel cavo lì. Schiaccia il pulsantino. Wow. Direi proprio wow, non vedo proprio l'ora di provarla ragazzi, sono veramente molto exciting. Access point è già acceso, già pronto, il PC qui è scollegato da qualsiasi altra rete, quindi vedremo un po' come funziona. Adesso noi attacchiamo e teoricamente non c'è nient'altro da fare, vai. Automaticamente l'antenna andrà a connettersi al satellite. Eccola, beccato in tempo. No, senti, eccola. Ok, proviamo subito uno speed test.
Ah però, 250 Esatto. megabyte al secondo. Il ping è un pochino alto perché? Vabbè, varia insomma. Poi vi spieghiamo anche che cos'è il ping. Ovviamente ragazzi noi non abbiamo seguito le istruzioni, abbiamo fatto sempre di testa nostra, ma Starlink fornisce un'applicazione che potete installare sul vostro smartphone, vi aiuterà in base alle telecamere a capire in questo momento dove siete e vi darà un'indicazione di dove andare come andare a impostare e posizionare l'antenna. Oltretutto vi fornirà anche informazioni sullo stato dell'antenna, eccetera, eccetera, ed è in continuo aggiornamento, ragazzi. Poi vi faccio vedere anche il back-end e poi vi parlo anche dei costi. Ragazzi, poi rifacendo un altro test, vedete che è andato a 39 millisecondi. Perché? Perché abbiamo escluso praticamente la tecnologia Wi-Fi. Abbiamo collegato la presa LAN e il risultato è decisamente più soddisfacente. La rete satellitare è un po' che esiste, non è che l'ha inventata Elon Musk. Il problema qual era? È che a parte che costava tantissimo e costa ancora tantissimo oggi, ma soprattutto era molto lenta perché aveva almeno sui 600 millisecondi di latenza, che è quel ping che avete visto prima. Starlink dovrebbe stare dai 20 ai 40 millisecondi quando sarà fuori dalla beta. E sarà fuori dalla beta probabilmente quando ci sarà un numero sufficiente di satelliti in orbita. Parliamo un po' di orbita, perché la latenza è dovuta proprio al fatto che i satelliti sono molto lontani dalla Terra, quindi la strada che deve fare il vostro pacchetto è prendere, uscire, arrivare all'antenna, l'antenna lo manda al satellite, il satellite lo rispedisce giù nei centri, non so, di Google ad esempio, la risposta ritorna verso il satellite e ritorna verso l'antenna che la rimanda al computer e voi potete visualizzare la pagina. Più sono lontani i satelliti, chiaramente, più questa risposta arriverà lentamente. Non si parla di una lentezza proprio esagerata, però in 600 millisecondi sono veramente tanti, non si può fare una videochiamata con 600 millisecondi di latenza. E dove sta la scelta geniale di Starlink? È quello di mettere i satelliti più vicini alla Terra, circa 570 km. Facendo così la latenza è molto molto più bassa. Ma se noi la spostiamo, cosa dici? Stando attenti alle mega interferenze. Un'altra cosa che volevo dirvi della parabola molto interessante è che tutta quella parte bianca che vedete lì è riscaldata, quindi in caso di neve, quando si poserà la neve, verrà sciolta automaticamente e non ci saranno problemi. Ora facciamo una prova attaccando il computer direttamente all'alimentatore e bypassando completamente l'access point. Andiamo alla latenza, no, è uguale, ok. Questo Non male. non male. Starlink in questo momento può essere acquistato in beta e costa 499 euro, almeno costa 499 euro la parabola, quindi la parte diciamo di hardware, e poi l'abbonamento costa 99 euro al mese. Molti dicono che è tanto, tantissimo, una DSL normalmente costa 25 euro al mese, però con questo sistema voi avete una linea internet sempre e ovunque. Pensate un po' in montagna o le persone che vivono in paesi dove non arriva la fibra, dove arriva solo diciamo la connessione su rame che è molto scadente, e con questo sistema abbiamo risolto decisamente il problema. Contate che circa solo il 60% della superficie globale è coperta dalla DSL e che solo il 44% della popolazione mondiale ha l'accesso al 4G. In questo momento abbiamo già la tecnologia 5G, per esempio da me nel mio paese non è ancora arrivata. Avendo questo sistema, Elon Musk vuole proprio dare la possibilità a tutti di raggiungere internet. Chiaramente lo fa perché ha un altro obiettivo, però insomma è abbastanza nobile come cosa. Non so se ve lo siete mai chiesto, ma tutti questi satelliti che sono in orbita sono un problema, cioè stanno diventando un problema, perché contate che Starlink adesso ne vuole spedire, vuole arrivare fino a 12.000, ma il suo obiettivo sarà spedirne 42.000.
Quindi immaginatevi 42.000 di questi piccoli affarini che comunque pesano più o meno 4 tonnellate l'uno in giro nello spazio, che orbitano appunto attorno alla Terra. Potrebbe essere un problema. Perché potrebbe essere un problema? Prima di tutto per i detriti e seconda cosa per gli astronomi. Gli astronomi fanno un lavoro molto importante perché osservano i corpi celesti e chiaramente questi satelliti hanno delle superfici molto riflettenti e hanno i pannelli solari perché vanno in energia solare, e quindi ci sono anche dei problemi appunto per cercare di capire se quello che stanno vedendo gli astronomi è un riflesso di un satellite piuttosto che invece non so, una supernova, un meteorite che si avvicina, eccetera. Per questi due problemi Elon Musk ha già fatto delle considerazioni. Infatti da circa un anno tutti i satelliti che vengono spediti in orbita sono con una superficie antiriflettente e tutti i satelliti che vengono dismessi per guasti eccetera avranno un sistema automatico di deorbitazione, quindi usciranno dall'orbita terrestre e andranno a autodistruggersi in modo tale da non riempire di detriti l'area circostante il nostro pianeta. Dicevo prima, ogni satellite di Starlink è interconnesso tra di loro attraverso un nuovo sistema laser. Prima venivano utilizzate le onde elettromagnetiche, però questo aveva un problema di interferenze. Con invece il collegamento laser sono migliorate parecchio appunto per quanto riguarda la latenza. Perché la latenza per voi è molto importante? Cos'è che fate? Cos'è Suono Vivo? Suono Vivo è un'azienda che fa allestimenti per lo spettacolo. Connettività internet per noi è importantissima, curiamo l'aspetto streaming e di regia grafica e video, e in questo mondo, specialmente in questo periodo di pandemia, lo streaming ha avuto un'enorme esplosione e Starlink potrebbe aiutarci sulla parte di messa in onda verso tutti i canali social piuttosto che verso altre piattaforme. E già che ci siamo, ragazzi, io qui a Suono Vivo faccio una proposta: perché una volta non ci invitate, così facciamo vedere una regia effettivamente e tutto un sistema audio coi controcazzi? Esatto, potremmo provarci. Potrebbe essere interessante. E ragazzi, grazie mille per avermi invitato, per avermi fatto provare Starlink. Non vedo l'ora di provarlo effettivamente sul campo. Esatto. Grazie ancora. Ciao. Ciao ragazzi, a presto.